Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Sono super felice di ritrovarvi qui per un nuovo video. Oggi andremo ad analizzare una questione che ha fatto parecchio discutere negli ultimi tempi, soprattutto tra i fan turchi e gli appassionati di serie TV. Neslihan Atagul e la sua presunta rinuncia a Hollywood. Un addio definitivo o solo una pausa? Cercheremo di capire cosa è successo veramente, smontando rumors e voci di corridoio e analizzando le informazioni che abbiamo a disposizione. Prima di iniziare, però, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Attivate la campanella per non perdervi nessuno dei miei prossimi video, e lasciate un like se questo argomento vi interessa. Ogni vostro supporto è fondamentale per aiutarmi a crescere e a portare contenuti sempre nuovi e interessanti. Pronti? Allora, partiamo! Neslihan Atagul è un'attrice turca molto talentuosa e apprezzata, conosciuta soprattutto per i suoi ruoli in serie TV di successo come Kara Sevda, Endless Love, che ha conquistato il pubblico internazionale, e Sefirin KZ, The Ambassadoresse d'Or. La sua bellezza, il suo carisma e la sua capacità di interpretare ruoli complessi e profondi l'hanno resa una delle attrici più amate in Turchia e non solo. Proprio grazie a questo successo, ovviamente, sono iniziate a circolare voci sempre più insistenti riguardo a un suo possibile sbarco a Hollywood. Diciamocelo chiaramente, Hollywood rappresenta l'apice per molti attori e attrici. Un palcoscenico globale dove poter dimostrare il proprio talento e raggiungere una fama internazionale ancora maggiore. Diverse star turche, negli anni, hanno tentato la fortuna negli Stati Uniti, con risultati alterni. Alcuni hanno ottenuto ruoli di rilievo in produzioni importanti, mentre altri hanno preferito concentrarsi sul mercato interno. Nel caso di Neslihan, l'interesse era palpabile. I fan sognavano di vederla recitare accanto alle star hollywoodiane, magari in un blockbuster o in una serie TV di prestigio. L'immaginario collettivo si riempiva di Neslihan sul red carpet, intervistata dai maggiori media internazionali, vincitrice di premi prestigiosi e protagonista di campagne pubblicitarie globali. E qui cominciano le speculazioni. Nei mesi scorsi, infatti, si sono susseguite diverse notizie, spesso contraddittorie, riguardo a presunte offerte da parte di produttori americani, provini superati e progetti in fase di sviluppo. Alcune fonti parlavano addirittura di un contratto già firmato con una major hollywoodiana, mentre altre ridimensionavano il tutto, definendolo semplici rumor senza fondamento. Le testate giornalistiche turche e internazionali si sono scatenate, alimentando la curiosità e l'attesa dei fan. I social media sono stati invasi da hashtag e commenti che esprimevano il desiderio di vedere Neslihan a Hollywood. La verità, come spesso accade, sta probabilmente nel mezzo. È plausibile che Neslihan Atagul abbia ricevuto delle proposte da parte di agenti o produttori americani, interessati al suo talento e alla sua popolarità. Il mercato internazionale è sempre più attento alle produzioni straniere e la presenza di un'attrice con un seguito così ampio come Neslihan potrebbe rappresentare un valore aggiunto per un progetto hollywoodiano. Il successo globale delle serie turche, trasmesse e apprezzate in tutto il mondo, ha aperto nuove porte agli attori turchi, che sono diventati sempre più richiesti per ruoli in produzioni internazionali. Tuttavia, è importante sottolineare che ricevere una proposta non significa necessariamente accettarla. Diverse variabili entrano in gioco quando si tratta di una decisione così importante, come il tipo di ruolo offerto, la durata del contratto, la location delle riprese e, soprattutto, la visione artistica dell'attrice. Non è sufficiente ricevere un'offerta allettante dal punto di vista economico o di visibilità. Un'attrice del calibro di Neslihan deve valutare attentamente se il progetto proposto è in linea con i suoi valori, le sue ambizioni artistiche e la sua identità professionale. E qui arriviamo al punto cruciale. Cosa è successo veramente? Perché si parla di un addio a Hollywood? Le motivazioni dietro questa presunta rinuncia sono diverse e vanno analizzate attentamente. Non possiamo liquidare la questione con un semplice "non era interessata". Dietro questa decisione si celano una serie di fattori personali e professionali che hanno pesato sulla scelta finale di Neslihan. Innanzitutto, bisogna considerare la salute di Neslihan. Nel 2021, l'attrice ha dovuto abbandonare prematuramente le riprese della serie TV Sefirin KZ a causa di problemi di salute legati alla sindrome dell'intestino permeabile. Questa condizione, che causa forti dolori addominali e problemi digestivi, l'ha costretta a prendersi una pausa dal lavoro per curarsi e recuperare le energie.
Questo evento ha segnato profondamente la sua carriera e ha influenzato le sue scelte future. La salute è diventata una priorità assoluta, e qualsiasi decisione professionale deve essere presa tenendo conto di questo fattore. Questo episodio ha sicuramente influito sulle sue scelte professionali. Un trasferimento a Hollywood, con ritmi di lavoro spesso intensi e stressanti, potrebbe non essere la scelta più saggia per la sua salute. È comprensibile che Neslihan voglia dare priorità al suo benessere e dedicarsi a progetti che le permettano di gestire al meglio il suo tempo e le sue energie. Il mondo di Hollywood è noto per la sua competitività e per le pressioni che esercita sugli attori. Un ambiente del genere potrebbe essere controproducente per una persona che ha bisogno di prendersi cura della propria salute. Inoltre, bisogna tenere conto dei suoi impegni professionali in Turchia. Neslihan è una delle attrici più richieste nel suo paese e ha diversi progetti in cantiere, sia per la televisione che per il cinema. Abbandonare tutto per trasferirsi a Hollywood significherebbe rinunciare a queste opportunità e mettere a rischio la sua carriera in Turchia, dove è una vera e propria star. La sua popolarità in Turchia le garantisce una stabilità professionale e un controllo maggiore sulle sue scelte artistiche. Un altro fattore da considerare è la sua vita privata. Neslihan è sposata con l'attore Kadir Dulo, anche lui molto famoso in Turchia. Un trasferimento a Hollywood potrebbe mettere a dura prova la loro relazione, soprattutto se Kadir non potesse seguirla a causa dei suoi impegni lavorativi. Mantenere una relazione a distanza, con fusi orari diversi e ritmi di lavoro frenetici, non è facile e potrebbe avere un impatto negativo sulla loro vita di coppia. La loro unione è un punto fermo nella vita di entrambi, e qualsiasi decisione professionale deve essere presa di comune accordo, tenendo conto del benessere della coppia. Infine, è importante considerare anche le sue scelte artistiche. Neslihan ha sempre dimostrato di essere un'attrice molto selettiva, che sceglie con cura i suoi ruoli e che preferisce interpretare personaggi complessi e stimolanti. Potrebbe darsi che le proposte ricevute da Hollywood non l'abbiano convinta appieno. Magari perché non rispecchiavano i suoi gusti o perché non le offrivano la possibilità di esprimere al meglio il suo talento. Non è detto che Hollywood sia in grado di offrire ruoli all'altezza delle sue aspettative. Spesso, le attrici straniere vengono relegate a ruoli stereotipati o secondari, senza la possibilità di dimostrare il loro vero potenziale. Quindi, tirando le somme, non possiamo parlare di un addio definitivo a Hollywood, ma piuttosto di una scelta ponderata e consapevole. Neslihan Atagul ha valutato attentamente i pro e i contro di un trasferimento negli Stati Uniti e ha deciso di dare priorità alla sua salute, alla sua carriera in Turchia e alla sua vita privata. Questa decisione dimostra la sua maturità e la sua capacità di prendere decisioni difficili, anteponendo il suo benessere personale e professionale alle sirene di Hollywood. Questo non significa che non la vedremo mai recitare in una produzione hollywoodiana. Magari in futuro, quando le condizioni saranno più favorevoli, Neslihan potrebbe decidere di accettare una proposta interessante e di mettersi alla prova nel mercato americano. Magari un ruolo che le permetta di esprimere la sua versatilità e il suo talento, senza compromettere la sua salute e la sua vita privata. Ma per il momento, sembra che la sua priorità sia quella di concentrarsi sui progetti in Turchia e di continuare a crescere come attrice nel suo paese d'origine. In Turchia, ha la possibilità di scegliere i ruoli che le piacciono di più, di lavorare con registi che stima e di avere un impatto significativo sulla cultura del suo paese. La decisione di Neslihan Atagul è un esempio di come il successo non si misuri solo in termini di fama internazionale o di premi prestigiosi. A volte, la vera vittoria consiste nel saper scegliere ciò che è meglio per se stessi, nel dare priorità alla propria salute e alla propria felicità, e nel rimanere fedeli ai propri valori. E voi cosa ne pensate di questa decisione? Siete d'accordo con la scelta di Neslihan? Vi sarebbe piaciuto vederla recitare a Hollywood? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto, sono curioso di conoscere la vostra opinione. Credete che abbia fatto la scelta giusta? Oppure pensate che abbia perso un'occasione irripetibile? Condividete le vostre riflessioni e i vostri pensieri. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia fornito una panoramica completa sulla questione di Neslihan Atagul e Hollywood. Abbiamo analizzato le voci di corridoio, le possibili motivazioni dietro la sua presunta rinuncia e abbiamo cercato di capire cosa è successo veramente. Ricordate, la verità è spesso più complessa di quanto appaia e bisogna sempre valutare attentamente le informazioni che abbiamo a disposizione. Non lasciatevi ingannare dalle apparenze e dalle facili conclusioni.
Approfondite le notizie, verificate le fonti e cercate di formarvi un'opinione basata su fatti concreti. Grazie mille per aver guardato questo video fino alla fine. Spero che vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Se è così, lasciate un like, condividetelo con i vostri amici e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Attivate la campanella per non perdervi i miei prossimi video e lasciate un commento qui sotto con le vostre opinioni e suggerimenti. Ogni vostro feedback è prezioso per aiutarmi a migliorare i miei contenuti e a proporre argomenti sempre più interessanti. E come sempre, vi invito a seguirmi anche sui miei social media, dove condivido aggiornamenti, dietro le quinte e contenuti esclusivi. Trovate i link nella descrizione del video. Potrete rimanere sempre aggiornati sulle mie attività e interagire con me in modo più diretto. Grazie ancora e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio! Spero che questo video vi abbia lasciato qualcosa su cui riflettere e che vi abbia fatto conoscere meglio una delle attrici turche più amate al mondo. Alla prossima!